Oggi vi parlo di un film rivoluzionario. Da un po' di giorni che apro Instagram, YouTube e mi escono fuori delle immagini riguardo a questo film uscito da pochissimo su Mubi che si chiama GTA, acronimo non di Grand Theft Auto ma di Grand Theft Hamlet. Ovviamente, essendo stato un videogiocatore, essendo molto interessato al teatro, avendo visto anche un po' dietro le quinte come funziona, scrivendo, facendo un po' l'attore, il tutto non poteva che interessarmi, ma non avevo capito in realtà di cosa si trattasse e oggi sono qui per spiegarvelo. Grand Theft Hamlet è un documentario diretto da Sam Crane e Pinny Grills che cerca di raccontare il loro tentativo di allestire Amleto durante il Covid su GTA Online. Ma facciamo un passo indietro perché magari alcuni di voi non sanno cos'è GTA e soprattutto il roleplay online. GTA è il gioco che ha accompagnato l'infanzia di tutti, soprattutto San Andreas, ma non solo, ed è un gioco in cui di base si può fare qualsiasi cosa vuoi. Puoi prendere una macchina, viaggiare, comprare una casa, conoscere persone e il tutto viene amplificato nel momento in cui tutto questo può essere fatto online. Cioè di base puoi fare quello che vuoi ma anche con altre persone in tutto il mondo. Tutto questo poi ai tempi, soprattutto quando eravamo piccoli ma anche adesso, è amplificato dal fatto che esistono anche dei trucchi che ti rendono immortali, fanno scomparire la polizia che ti sta ricercando, ti danno armi infinite eccetera eccetera eccetera. Ma la dinamica molto interessante del roleplay online come nasce? Semplicemente dato che tutti possono fare quello che vogliono all'interno di questo gioco, a un certo punto con i microfoni si può fare anche finta di essere dei personaggi oppure una sorta di gruppo che va a fare qualcosa. Ci sono moltissimi streamer italiani che l'hanno fatto come Gabbo, c'è anche Mr. Flame che lo faceva durante il Cerbero Podcast e appunto all'interno di questo documentario viene raccontato che a un certo punto questi due registi rimasti a casa durante il Covid, registi anche teatrali, non potendo lavorare, decidono un po' per divertirsi di ricreare Amleto all'interno di GTA. La prima difficoltà sta nel fatto di trovare altri attori che siano disposti a recitare questa parte. Ovviamente loro ci provano, si avvicinano alle persone, si presentano, ma quello che accade su GTA è che ogni volta che tu mi dici ciao e provi a dirmi una cosa sul serio, io ti sparo con il bazooka nel culo. Il che è molto divertente e ci tornerà utile nel ragionamento che voglio fare poi successivamente. Quindi durante tutto il documentario vediamo il loro tentativo di fare tutto quello che possono con i mezzi che il Covid a quel tempo ci aveva lasciato. E vengono messe in evidenza anche tutte le difficoltà che vivono. Sì, personaggi che ti sparano col bazooka, ma a un certo punto la cosa particolare qual è? Molte persone che avevano accettato questo ruolo a un certo punto riprendono a vivere. In un frammento del film Amleto, o almeno il presunto tale che avrebbe dovuto farlo, trova lavoro nella vita vera. E la cosa particolare è che questi registi ormai talmente iniettati all'interno di questo mondo fittizio ci rimangono quasi male. È come se la vita vera irrompesse nella vita virtuale che però in quel momento è diventata più importante e più vivida. Questo progetto aleggia nelle loro teste continuamente: portare Amleto live su GTA Online. E qual è la più grande particolarità e rivoluzione di questo film? È che ci troviamo di fronte a un nuovo tipo di teatro. Un teatro fittizio ma che aspettate, non lo è completamente, perché con il fatto che altre persone continuamente possono irrompere durante lo spettacolo, si ritorna forse alla particolarità più grande del teatro stesso, cioè il fatto che può essere interrotto, che può succedere qualcosa perché in realtà è vita. Quindi non stiamo vedendo un film, non stiamo semplicemente giocando a un gioco con una trama, ma io, da vivo, faccio delle cose che possono andare male, posso sbagliarmi, posso interrompermi, o qualcuno semplicemente gettandosi da un aereo può spararmi mentre io sto dicendo essere o non essere. La prima cosa rivoluzionaria è proprio questo fatto qui. Siamo davanti a una nuova forma di teatro che ha tutte le caratteristiche di quello vero, tranne il fatto che non sono le persone in carne ed ossa ad essere gli attori, ma tutto il resto è uguale. E a questo cosa si aggiunge? Si aggiunge la particolarità più grande che eleva quest'arte, cioè il fatto che si ha un budget ipoteticamente infinito. Si può fare qualsiasi cosa. Proprio nel film infatti viene detto che è come se Elon Musk decidesse di allestire un Amleto. Tu puoi fare qualsiasi cosa, addirittura salire su un dirigibile che poi ti permette di fare una scena in un modo che nella vita vera non sarebbe mai potuto essere possibile. Questo permette ai registi di mettere in scena quest'opera in modi ancora più nuovi, perché sì, l'Amleto può essere fatto in Inghilterra, può essere fatto in Scozia, può essere ambientato in Italia, ma lo si può fare in un modo del tutto nuovo, con personaggi diversi, con personaggi molto più complessi e in qualche modo, come vi ho già detto, sfruttando anche ambientazioni che nella vita vera sarebbero impossibili. E collegandomi a quest'ultimo discorso voglio concludere il video con il ragionamento più importante che ci permette di fare questo film. GTA è un gioco violento tanto quanto lo sono le opere di Shakespeare. Ma cosa ci permette di capire questa affermazione qua? Molto spesso si parla di un teatro tragico quando all'interno delle storie raccontate accadono cose drammatiche. Alla fine di Amleto che cosa accade? Accade
che dopo aver avvelenato tutti i presenti alla cena, anche Amleto si toglie la vita. E che cos'è che non riesce però mai a trafiggere il pubblico al punto tale da perdersi in quell'atto e veramente capire la gravità di tutto quello che è successo e la complessità di tutti questi eventi? Il fatto che mentre tu assisti a questa cosa, in realtà sai che chi stai guardando sono attori. Per quanto possa essere bravo un determinato attore, tu sai che può fingere fino a quel momento, cioè dopo non può togliersi la vita, cioè lui non morirà. Subito dopo lo spettacolo si prenderà l'applauso, tornerà a casa, andrà a cena, eccetera, eccetera. GTA, e qui c'è secondo me il più grande salto intellettuale che non trovavo in un film da tempo. GTA ti permette di farlo. Con il fatto che tu all'interno del gioco puoi morire, non muori nella vita vera, siamo d'accordo, ma all'interno del gioco il morire ti porta delle cause. Quindi il poterti sparare veramente in una realtà in qualche modo minimizzata, ma che dipende da che punto di vista, perché in qualche modo può essere anche al contrario resa molto più grande di quello che in realtà è, perché ti puoi permettere di fare cose che nella tua vita non potresti fare. È qui che c'è lo switch e l'innalzamento di livello. Tu puoi fare un Amleto in cui in realtà veramente muori e quindi c'è la possibilità di creare una tragedia vera. All'interno di un libro chiamato Morte nel pomeriggio di Hemingway, in cui lui parla riassumendo ogni aspetto della corrida, a un certo punto dice proprio questo: i tori, i picadores, i cavalli, tutti i membri della corrida, il pubblico, fanno parte di un enorme spettacolo in cui tutti hanno il proprio ruolo e a un certo punto la tragedia dove sta? Sta nel fatto che i membri di questo spettacolo, seguendo un certo ritmo, un certo schema, a un certo punto devono morire. Poi il modo in cui lo faranno, ovviamente, è brutale anche per me, non sto facendo un elogio della corrida, sto semplicemente mettendo in evidenza questa piccola sfumatura. Il modo in cui lo faranno che metterà in evidenza la capacità di un torero, ma di base è proprio il fatto che c'è la morte a un certo punto a rendere il tutto tragico. Immaginatevi a un certo punto Ofelia che si toglie la vita veramente, oppure Romeo e Giulietta che si uccidono veramente uno prima dell'altro, Otello, tutte le altre tragedie di Shakespeare che proprio aggiungendo questa cosa qui diventerebbero veramente tali. Chiudo il video consigliandovi veramente di guardare questo film. È un film che allarga le vedute di chiunque e ci ricorda come dietro ad ogni sviluppo tecnologico anche l'arte precedente e tutto ciò che prima chiamavamo intrattenimento, tecnologia, cambia e può assumere forme diverse e imprevedibili.